Oh, è arrivato quel momento dell'anno in cui devi organizzare le vacanze. Hai messo via un po' di soldini e hai intenzione di andare in Thailandia per visitare il paese del sorriso e praticare della sana Muay Thai. Ciao, io sono Claudio e in questo video ti voglio dare un po' di consigli per aiutarti a scegliere il camp d'allenamento giusto per te. Prima di iniziare però ti devo dire una cosa: domani alla stessa ora d'uscita di questo video ne uscirà un altro dove ti darò delle combinazioni con delle gomitate mortali. Scherzi a parte, se non ti vuoi perdere il video sulle gomitate, iscriviti al canale e attiva tutte le campanelle, così non te lo puoi perdere, non sbagli di certo. Ultima cosa, se sei già stato in Thailandia, innanzitutto metti like a questo video e vai subito sotto nei commenti a scrivere il nome del camp in cui sei stato, così ci confrontiamo e cresciamo insieme, magari date anche qualche dritta agli altri spettatori. Basta chiacchiere e iniziamo con questo video. Prima però la sigla. Allora, prima di prenotare qualsiasi camp devi fare un ragionamento, devi capire bene quali sono i tuoi obiettivi di Muay Thai in Thailandia. Cioè, vai in Thailandia per farti una vacanza, quindi vuoi fare una vacanza itinerante, vuoi vedere dei posti nuovi, vuoi muoverti in continuazione, vuoi fare un po' di città, un po' a nord e un po' di mare, oppure vuoi fare il fighter, quindi vuoi andare in Thailandia, devi avere a disposizione innanzitutto almeno 3 mesi se vuoi fare il fighter, dai 3 ai 6 mesi, questo è poco ma sicuro. Ti vuoi rinchiudere in una palestra, il discorso è diverso, quindi se vuoi fare il turista o se vuoi fare il fighter. Ok, quindi prima di prenotare, decidi che cosa vuoi fare in Thailandia, quali sono i tuoi obiettivi. Cioè, prendi una lista di obiettivi e scrivi: voglio andare al mare, voglio visitare il paese, oppure voglio solo combattere, voglio fare il fighter. Devi essere chiaro con te stesso, non prenderti in giro. Ok, parliamo di location. Quali sono le location principali per fare Muay Thai in Thailandia? Partiamo dalla sua capitale. La capitale è Bangkok e Bangkok secondo me è la meta ideale per la Muay Thai in Thailandia. Perché? Perché a Bangkok ci sono le grandi palestre, ci sono i migliori campioni, ci sono i migliori stadi. È lì che si respira davvero la Muay Thai. Cioè, se hai intenzione di fare il fighter devi andare a Bangkok, secondo me non ci sono alternative. Cioè, io se volessi combattere, intraprendere un percorso di crescita in Thailandia, mi fermerei a Bangkok, perché lì posso respirare a 360 gradi la Muay Thai. Non andrei in altri posti. Altri posti interessanti per la Muay Thai sono quelli più turistici, quindi ad esempio a nord Chiang Mai è una buona città, è la seconda città per grandezza della Thailandia. E lì c'è uno stadio, c'è uno stadio ufficiale, poi c'è un altro stadio che si chiama Thai Boxing Stadium, e lì un atleta ha la possibilità di combattere anche se non sta troppo tempo. Il livello non è altissimo, però si respira una buona area per la Muay Thai. Altra meta interessante, sempre del nord, può essere Pai. Anche a Pai ci sono delle palestre interessanti. Se no ci spostiamo e non stiamo più a nord ma andiamo nel nord-est. Il nord-est della Thailandia è il posto che ha sfornato più campioni di Muay Thai in assoluto. È la zona rurale del paese e è la zona più povera del paese, quindi capite che lì uscivano ragazzi che avevano veramente fame e volevano sfondare nel mondo della Muay Thai per non magari andare a fare altri lavori. Ok? Altre mete più battute sono sicuramente le isole. Abbiamo Phuket, che è un buon compromesso perché è una zona turistica. Lì puoi stare al mare, un mare comunque discreto, bellino, e ci sono delle buone palestre, c'è un buon livello di palestre a Phuket. Stesso vale anche per le altre isole, che sono Koh Samui, Koh Phangan e tutte le isole della Thailandia. Altra meta che potrebbe essere interessante può essere Pattaya. Diciamo che Pattaya è la meta più indicata per i festaioli, perché a Pattaya si fa festa ogni sera. C'è la walking street dove se uno è da solo e vuole divertirsi può divertirsi, e comunque ci sono delle palestre interessanti a Pattaya. Il bello di Pattaya è che sei un'oretta e mezza / 2 da Bangkok, quindi se vai a allenarti
e magari ti alleni per combattere e poi devi andare a Bangkok a combattere, lì vicino Bangkok è a solo 2 ore, ecco. Il mare di Pattaya non è bello, però tenete conto che da lì in giù, quindi tutta quella costa Rayong a scendere, è sempre più brutto il mare, cioè diventa fangoso e sembra di stare peggio che in Liguria. Quindi se pensate di andare in una palestra di quella costa per trovare il mare bello, scordatevelo. Questo è poco ma sicuro. Detto questo, di queste mete quali sono le fasce di prezzo? Allora, possiamo dividere 3 fasce di prezzo, una più economica, una media e una più alta. In quella più economica troviamo Chiang Mai, Pai e Lisan. Lisan in primis. Ok, queste sono le 3 mete più economiche della Thailandia. Poi nella fascia media troviamo Pattaya e Bangkok. Secondo me Bangkok media alta, nel senso che a Bangkok potete trovare palestre economiche come potete trovare palestre più care. Tutte le altre mete, quindi le isole, sono sicuramente la zona più cara, le zone più care della Thailandia, perché nelle isole ci vanno i turisti e i turisti vengono spennati, c'è poco da dire. Altri fattori importanti da considerare quando si va a scegliere la palestra di Muay Thai in Thailandia. Sicuramente i trainer. Dovete scegliere dei trainer adatti a voi, o meglio, cosa intendo? Intendo che dovete scegliere una palestra dove i trainer riescono a capire quelli che sono i vostri obiettivi e non dei trainer che si mettono lì con i pau e vi ammazzano dall'inizio alla fine. Cioè, se tu vai in vacanza per turismo, ti alleni una volta al giorno, il trainer deve essere in grado di capire qual è il tuo livello, chiaro? Altra cosa secondo me interessante da capire quando si sceglie una palestra in Thailandia, i compagni d'allenamento, perché i compagni d'allenamento sono importanti, specie se vai là per combattere, devi trovare una palestra dove ci sono 3 tipologie di compagni d'allenamento. Quelli più esperti di te, se vai in una palestra dove ci sono dei grandi campioni, come ad esempio la PK Saenchai Gym, la Pechin, quindi una squadra di campioni, non il campione singolo. Ad esempio ci sono palestre che hanno il campione singolo, non ti consiglio quel tipo di palestra, devi andare in una palestra dove c'è una squadra di campioni. Ecco, i compagni che ti servono sono i campioni, quelli che sono al tuo stesso livello per poter avere qualcuno con cui confrontarsi, e quelli un pochino sotto il tuo livello per poter provare cose nuove. Ok, deve esserci una squadra completa di atleti di vari livelli. Altra cosa importante secondo me è le vibe che si respirano nella palestra. Cioè, in Thailandia puoi trovare palestre super serie dove c'è un mood da allenamento da campioni, come ripeto ci può essere la Pechin, la PK Saenchai Gym, oppure ci sono palestre con un vibe più leggero, dove più indicate per i turisti, dove uno va lì, si allena, ma il vibe non è quella del va bene, ci alleniamo perché domani dobbiamo combattere, capite? A seconda del tuo obiettivo, e tutto questo video è a seconda del tuo obiettivo, a seconda di quello che devi fare, scegli il mood, scegli la palestra. Come prenotare la palestra da Muay Thai? Allora, molti si fanno intortare dai pacchetti vacanze che si vedono su Facebook, che si vedono nelle pubblicità di Google, specie diciamo le palestre di stranieri fanno queste, le palestre degli italiani, le palestre degli americani, le palestre dei francesi, le palestre degli stranieri solitamente fanno le pubblicità sui social con i pacchetti vacanze dove dicono prenota subito a 600 euro, ti puoi fare il mese da noi, tutto compreso, mangi da noi, dormi in dormitorio, poi cazzo vai là, sei con 15 persone nella stanza, sei in uno dei paesi dove la cucina è la migliore del mondo, dopo l'Italia ovviamente, e ti tocca mangiare le cose che ti fanno al campo, non puoi andare in giro a provare. Ragazzi, io vi sconsiglio di fare dei pacchetti, di prenotare dei pacchetti in anticipo, tanto è praticamente impossibile che andate in Thailandia e trovate una palestra piena. Voi arrivate là e prenotate sul posto. Io è questo che vi consiglio, per la mia esperienza vi consiglio di andare e prenotare sul posto, anche perché memori dall'esperienza Covid molte persone mi hanno detto che avevano prenotato in alcuni campi di italiani, campi di stranieri. Poi è successa la storia del Covid, questi non li hanno rimborsati, gli hanno detto no, teniamo il pacchetto fermo e poi quando tornate venite da noi ve lo rimborsiamo, e invece e poi sono stati fermi magari un anno e mezzo, c'è anche gente che non è poi riuscita più ad andare e sti qua si sono intascati i soldi. Quindi onde evitare problemi, io se fossi in voi andrei lì e prenoterei al momento. Nel momento in cui arrivate e gli dite ragazzi io voglio stare qua 15 giorni, io voglio stare qua 2 mesi, io voglio stare qua 3 mesi, loro in base al tempo che volete stare vi danno dei consigli, vi fanno degli sconti adeguati, dei pacchetti adeguati alle vostre esigenze, ok? Anche perché tenete conto che una volta che siete lì
può succedere di tutto, quindi magari avete bisogno di andare via dopo 3 giorni, magari vi iscrivete, voi immaginate, voi andate in una palestra, avete prenotato il pacchetto 6 mesi prima, arrivate lì e poi non vi trovate. Cacchio, cosa cavolo fate? Ve ne andate e lasciate il pacchetto pagato, oppure dovete rimanere lì di malavoglia ad allenarvi. Quindi io vi sconsiglio di prenotare prima, vi sconsiglio di andare nelle palestre gestite da stranieri, vi sconsiglio di andare nelle palestre gestite da italiani, da francesi, da americani. Perché? Perché cazzarola, fate 12.000 chilometri, 10 e più ore di viaggio, anzi di più perché non ci sono più i diretti da Milano ad esempio. Arrivate lì e dovete andare in una palestra dove si parla italiano, in una palestra se siete americani dove si parla americano. Cioè no, non esiste, per me, per la mia esperienza non esiste. Cioè voglio andare lì e voglio immergermi in un'altra cosa. Io cercherei questo. Niente, qui trovate una lista di palestre, quelle che secondo me sono le migliori a seconda della zona, anzi le trovate, forse dopo vedo se metterle qui in editing o comunque le trovate sicuramente nella descrizione, trovate una lista di tutte le palestre che io ritengo migliori e basta. Spero di esservi stato utile, ragazzi. Andate a scrivermi nei commenti se sei già stato in Thailandia, in quale palestra sei stato e se hai intenzione di andare, in quale palestra hai intenzione di andare. Se hai altre domande, altri dubbi, non esitare a farmeli nei commenti, sarò felice di rispondere e sono sicuro che ci saranno altre persone che già ci sono state che potranno darti dei consigli qua sotto nei commenti. Ti saluto e ci vediamo domani con il video dedicato alle gomitate mortali. Thank you very